Sì, lo ammetto. Dopo anni di resistenza, dopo tonnellate di insulti, boicottaggi, sarcasmo lanciato come Molotov digitale nei commenti, alla fine ho comprato Switch 2. Il mio corpo è pronto per l'umiliazione. Ho passato, ragazzi, anni a schivare Nintendo come se fosse un virus. Perché aveva remastered a 70 euro. Giochi come Mario Kart 8 venduti 3 volte. Console che sembrava nient'altro che un tablet Android degli stock fallimentari di Mediacom. Switch 1 era una truffa. Switch OLED una truffa col contrasto. E Switch 2 ora cos'è? È la stessa cosa ma più grossa. E io, ebbene sì, l'ho comprata. Sono diventato quello che odiavo. Ragazzi, che volete che vi dica? Io non ho mai giocato Mario Kart 8 Deluxe, nonostante io amassi la versione Wii U di Mario Kart 8. Sì, sono uno di quei idioti che ama i kart game. Anzi, il re dei kart game. Breath of the Wild l'ho saltato per ripicca nei confronti di Nintendo. Tears of the Kingdom ignorato. E non per snobismo, ma per principio. Un principio che è stato massacrato a colpi di successo, milioni di copie vendute e redattori entusiasti che chiamano capolavoro un gioco riciclato col foglietto giallo flu attaccato sopra. Cioè, raga, come fate a chiamare capolavori i giochi di lancio di Switch, che non erano nient'altro che gli stessi titoli presenti su Wii U? Avete giocato Zombie! Cazzo, quando c'era Zombie U, che aveva un senso di esistere. Ma la verità oggigiorno è questa. La gente vuole questo. E tu che devi fare? Per ripicca resti fuori? Tutto ciò lo avevo già visto accadere con il 3DS. Anche lì avevo alzato la barricata. Non comprerò mai il 3DS. Ha la grafica di un telefonino del 2005, con prezzi da PS4. Chi è quel cretino che si compra il 3DS? E invece, boom, successo planetario. E anni dopo, io in silenzio come un ladro, in casa mia, ho comprato un New 3DS. E ho iniziato, ahimè, a recuperare, a fatica, cartucce usate, backup, offerte in bundle con Cookie Mama, pur di possedere tutte quelle perle, quei capolavori videoludici che sono usciti per il 3DS. E io, avendo acquistato il New 3DS, stando lì mentre recuperavo i titoli che mi ero perso, mi sentivo un veterano tornato dalla guerra. Ma la guerra l'avevo persa io non comprando 3DS. E oggi mi sento uguale. Mi sento di aver perso la guerra non avendo comprato all'epoca, al lancio, Nintendo Switch, solo perché pensavo fosse una console truffa. E adesso siamo qui, anno 2025, gente che paga 80 euro per giochi digitali PS5, senza manco una custodia da sniffare, ragazzi. Gente che paga 80 euro giochi Xbox in digitale per poterli giocare su PS5, quando su Xbox avrebbe il Game Pass. Inoltre c'è gente che continua a comprare queste cavolo di console di plastica brutte che per miracolo fanno girare i videogiochi moderni, che sono fatte di Lego, e nel caso di Switch con Joy-Con che si autodistruggono come se fossero i gadget di James Bond. E io che sto facendo oggi? Io compro la Switch 2 con le mani tremanti e il cuore a pezzi. Sì. Perché se non puoi batterli, unisciti al drift. Il problema, ragazzi, è che i giochi sono belli. Mario Kart, Donkey Kong, Mario Odyssey, io li amo.
Li amo, dannazione, li amo davvero. E anche Pokémon, anche se dopo Bianca 2 l'ho boicottato, come si boicotta un ex che ti ha tradito con l'intera classe di quinta B, speravo che Game Freak si svegliasse e che la gente come me si svegliasse presso a me, non comprando i loro giochi, affinché rinsavissero e tornassero a fare giochi belli e tornassero ai loro fasti. Mi sarebbe piaciuto tanto che qualcuno avesse detto a quelli di Game Freak riguardo Zelda Tears of the Kingdom, forse sai ragazzi, un open world con 12 frame non è la direzione giusta, ma in verità questo non è mai successo. Tears of the Kingdom è stato un successo planetario in fatto di vendite. E vogliamo parlare di Scarlatto e Violetto? Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Quindi, adesso, che dire, io mi arrendo. Comprerò il nuovo gioco dei Pokémon, anche se mi farà male. Ragazzi, io ho urlato al vuoto per anni. Ho lottato per un'industria giusta, per il Game Pass universale, per console che non sembrassero giocattoli per bambini urlanti, affinché non venissimo trattati come dei bambini urlanti che vogliono il loro giocattolino. E invece Nintendo ha vinto. Ha vinto col sorriso, con le musichette allegre, con un gorilla che scava per cercare banane diamantate. Ed è questo il vero terrore. Sì, che sotto tutta questa plastica e nostalgia ci sia davvero dell'arte. E tu che stai ascoltando e guardando questo video, hai ceduto anche tu alle lusinghe di Switch 2? Scrivilo nei commenti, mentre la tua Switch 2 si scioglie sotto il sole di luglio e Mario ti ride in faccia per averti rubato anche stavolta i soldi dal portafoglio. Io sono Zetta, il videogiocatore punk, e anche se ho comprato Switch 2 resto contro sempre. Il punk non si piega, ma che cazzo si rassegna, io romperò sempre i coglioni come ho sempre fatto. Però stavolta mi gioco Mario Kart World, perché alla fine io ce li ho i soldi. È semplicemente che lotto per voi, ma voi non volete essere aiutati e andatevene a fanculo.